Ciao a tutti, benvenuti. Questo breve video è risposta a Luca, che saluto. Ciao Luca, il quale mi ha chiesto se posso dare qualche indicazione in più riguardo al tenere il palato appunto molle e elevato. Io ripeto, sconsiglio di pensare soltanto al palato molle perché è una parte del palato, ma pensare invece a tutto l'arco palatino che fa questo gesto, va in avanti e in alto, proprio come nel gesto di mordere la mela, come ho detto in altri video, oppure del ruggito di un leone, oppure una zampata e così via. Innanzitutto rivediamo questo aspetto. Luca mi riporta il fatto che spesso ha sentito con il palato molle quel che dicevo nel video, ovvero una voce di questo tipo, molto cupa, molto spenta, anziché con palato molle elevato, ma non voce indietro, quindi stretching del palato, tutto il palato in avanti e in alto, come se paradossalmente il palato andasse in mezzo agli occhi e la nostra voce in mezzo agli occhi, ma si tratta di immagini appunto mentali per stimolare alcuni aspetti. Dunque, palato duro, palato molle, consiglio di concentrarsi, come ho detto, sentite con il dito dove inizia il palato molle, quasi diciamo al centro, un pochino più indietro del nostro palato, e pensate di tirar su questa cupolina, questo puntino, in modo tale che si formi una sorta di conchetta, tutto il palato si eleva e assume una forma ad arco, in questo senso qua. Immaginate questo, che il palato si eleva e fa una sorta di conchetta, da così piatto diventa un pochino più ad arco, ecco. Poi ogni persona ha una forma del palato e, come ho detto in altri video, ogni struttura fisica è diversa e quindi la risonanza è diversa. C'è chi ha un palato un pochino più piatto, chi ha un palato un pochino più arcuato, chi un po' più stretto, chi un po' più largo, e questo influisce proprio sul timbrica, sul nostro timbro vocale. Comunque, detto questo, una volta che voi avete pensato, anche soltanto se volete pensare a questo punto del palato, tirarlo su, in questo senso si forma una sorta di verticalità, ma non pensare la voce su a tubo o indietro, ma sempre pensare, se io ho questo palato tirato su, che la voce vada sempre in avanti, quindi palato su. Se volete toccate questo punto per sentire, immaginate di tirare, di aspirare da questo punto quasi verso un pochino più avanti delle orecchie, che ci sia questo punto che si tira su, ma la voce è sempre in avanti, tuffata, scavata in avanti. Consiglio di pensare la N, perché la N porta i suonatori anteriori, in questo senso. No, no, ni, no. Allora la voce ha il palato alto, ma allo stesso tempo sempre in avanti. Quindi, detto in parole molto semplici, sì a pensare al palato rialzato, il palato con questo stretching in alto e in avanti, sì, se volete, all'idea di pensare il palato molle alto, ma non indietro e aperto, espanso qui come se avesse una palla qui, ma elevato proprio in quel punto in cui appunto idealmente abbiamo fatto pensare questa elevazione, proprio dove inizia il palato duro e dove finisce il palato molle, quindi quella parte centrale del palato che va su, si innalza, ma la voce sempre scavalca questo palato che diventa alto. Va sempre in alto e in avanti ai risuonatori anteriori nella famosa maschera o il termine che voi preferite maggiormente. Quindi no, palato molle alto non significa voce indietro, non significa voce su a tubo in verticale, ma sempre girata in avanti e sempre comunque fuori sul fiato. Va bene, vi mando un saluto, saluto Luca e a presto. Ciao!